Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video backstage. Oggi andiamo a provare nel campo questo Speederlight con la testa tonda, off camera. È un modello di Neewer, io ho recensito proprio la scorsa settimana questo modello, anzi ti ho fatto vedere anche alcune differenze con il modello di Godos, quindi se sei alla ricerca del tuo prossimo Speederlight e se sei indeciso tra Neewer e Godos, ti invito di andare a recuperare proprio quel video. Oggi però lo andiamo a provare off camera, come hai già visto proprio nella prima parte di questo mio video. Lo sto utilizzando off camera come luce principale. Innanzitutto, anche se non si nota dalle immagini, sta piovendo, una piccola pioggerellina che ovviamente dà fastidio, però non ci siamo spaventati, soprattutto la modella, anzi ci sarà anche una seconda parte. Ok ragazzi, ho utilizzato un modificatore da 60 cm, in questo caso DSMDV, ma tu puoi utilizzare ovviamente quello che vuoi. Sto provando una nuova lente perché tutte le foto che hai già visto e che vedrai sono state scattate con l'85 mm di Sirui, che si chiama Aurora, un nuovo obiettivo che è stato proprio appena rilasciato per sensori full frame. Quindi molto presto, e penso lo farò entro il mese di dicembre, una recensione dedicata. In questi giorni lo sto ancora provando, quindi sicuramente sarò in grado di parlarti in maniera molto approfondita di questa lente. Non sono andato a utilizzare nessun filtro fotografico, sto parlando di un normalissimo ND, VND, che io personalmente vado a utilizzare non per dare un look particolare alle foto, ma solamente per rimanere sotto il tempo synchro flash della mia macchina fotografica, per non scattare i night speed sync. Soprattutto lo faccio con flash piccoli, come in questo caso questo Z2, e quindi avere la potenza effettiva che può darmi un flash del genere. Ok, non l'avrei fatto ugualmente anche se avessi avuto la necessità, quindi avrei scattato in Night Speed Sync perché voglio vedere i colori che mi restituisce questo Sirui 85, dal momento che voglio portarti una recensione. Comunque ti dico subito che le foto che hai appena visto e che vedrai praticamente non sono state stravolte, c'è un po' di post produzione, ma i colori sono quelli che restituisce proprio questo Sirui, e quindi poi andremo a vedere anche se ci sono delle notevoli differenze con altri obiettivi sempre 85 mm in mio possesso, come potrebbe essere l'85 di Sigma e anche Meiki. Ok, obiettivi che conosco molto bene. Ok ragazzi, quindi dal momento che siamo praticamente quasi a dicembre, anzi siamo a dicembre nel momento in cui tu guarderai questo video, ma lo shooting l'ho fatto praticamente a fine novembre, anche se vai a scattare alle prime ore del pomeriggio, una giornata nuvolosa come quella che di solito siamo abituati a trovare, praticamente non avrai bisogno di scattare a tempi decisamente veloci. Quindi un 125esimo è il tempo che ho utilizzato io, ISO 200, e ho utilizzato la massima apertura f1.4 proprio perché era lo scopo proprio di questo shooting. Poi ci saranno altri video dove andremo anche a chiudere un po' di più il diaframma di questo Sirui. Ho giocato soprattutto ragazzi, ve lo dico, con le potenze del flash, quindi non scattando in Night Speed Sync ho potuto utilizzare una potenza minima, cioè un 32esimo, ma quasi sempre ho utilizzato una potenza di un 128esimo. Qualche volta addirittura ho utilizzato la potenza minima che può raggiungere questo Z2, addirittura un 256esimo.
voglio togliere una curiosità a tutti coloro che possiedono questi modificatori di SMDV, perché come ben sapete c'è un adattatore dedicato per chi utilizza Godos AD100 Pro, Godos V1, che è praticamente quello che utilizzo io. Non c'è un adattatore pensato per questo Speedlight, ma dal momento che abbiamo una testa tonda sono riuscito a farla entrare lo stesso. Non entra praticamente molto bene, però basta spingere un po' e ce la fai. Abbiamo sempre una testa tonda magnetica, quindi si aggancia anche con il magnete. Dopo tu tranquillamente puoi utilizzare tutti i filtri DSM-DV, ok? Quindi devi spingere un po', ma non è questo credo un problema. Io nel video di oggi, come hai visto, l'ho utilizzato come luce principale. Ti ricordo che puoi anche utilizzare altri flash se magari vuoi crearti un setup con più luci, come ad esempio il Q2 che assomiglia molto alla D200, che praticamente non ha la testa a bulbo, ha solamente la testa a Fresnel, oppure in alternativa anche un flash decisamente molto più potente, il Q4, che assomiglia sotto certi punti di vista proprio alla D400 di Godos. Ok ragazzi, quindi uno Speedlight che ti vado a consigliare, come te l'ho detto proprio una settimana fa. Comunque se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video. Ciao e alla prossima.